Buongiorno raga, sono le 4:30 del mattino, mi sto avviando verso Antigua, adesso sono a Ciudad Vieja, che è un piccolo paesino a pochi chilometri di distanza. Mi trovo qui perché ho trovato ospitalità tramite couchsurfing con un ragazzo locale guatemalteco che si chiama Jorge. Dopo vi racconto meglio. Lui mi sta aiutando per la salita alla Catenango, mi ha dato un sacco di informazioni e poi vi spiego tutti i dettagli. Non c'è un'anima in giro, quindi partiamo. Antigua? Quei due là in fondo sono i vulcani che devo scalare e sono con la cima coperta. Speriamo che domani sia meglio. Qua alla terminale di Antigua c'è già un bel movimento, perché qua c'è anche il mercato locale, c'è un sacco di gente che prepara il banco per vendere frutta e verdura e niente, devo aspettare l'autobus. Dovete sapere che ho deciso di fare questo trekking da solo, mentre la maggior parte delle persone lo fa con un tour organizzato. Io lo feci quasi 7 anni fa e so che la situazione è cambiata moltissimo, che adesso è super turistico, è pieno di accampamenti, quindi vediamo la situazione come sarà. Però questa volta ho voluto sperimentare l'esperienza in solitaria, prima di tutto perché mi costa molto di meno e anche perché volevo vivere un'esperienza meno turistica senza le flotte di turisti, e per questo sono partito abbastanza presto. Vediamo se l'autobus arriva ad un orario decente, così che arrivo prima dei gruppi di turisti che mi immagino arriveranno intorno alle, non lo so, 8. Vediamo. ¡Vale, mariachi! Sono appena arrivato a Parramos dopo un lungo tragitto, perché l'autobus è lentissimo come al solito, anche se poi il tragitto è breve. Gli autobus per andare alla comunità non si sa quando partono, quando arrivano, quindi adesso esco dal paese e faccio autostop. La comunità è abbastanza vicina, però non voglio correre il rischio di aspettare l'autobus ore, perché questi sono micro, tipo minivan, e mi dicono che non sanno quando passano, gli orari sono instabili, quindi è meglio provare con l'autostop. Vediamo se ho fortuna che passa subito qualcuno. Speriamo bene. Muchísimas gracias, que le vaya bien. Muchísimas gracias, que tengan un lindo día. Muchas gracias. Ok, il primo è andato. Mi sono avvicinato parecchio alla comunità, mi hanno preso su, credo erano dei contadini, e adesso seconda ride per arrivare alla comunità. Guardate che paesaggio, questo qua dietro è la Catenango, il vulcano che scalerò a breve.
Raga, con l'autostop è andata benissimo, sono già sul sentiero e è strano essere qua perché io ci sono già stato quasi 7 anni fa e mi ricordo benissimo l'inizio del sentiero, proprio è stato un déjà vu, un flashback. E adesso dovrò arrivare all'entrata, penso, dove dovrò pagare. Mi ricordo che è bella tosta, quindi forza e coraggio e si inizia. Poi il sentiero è tosto perché vedi è tutta sabbia vulcanica, quindi è un passo, sprofondi la sabbia e fai il doppio della fatica. Poi una cosa che vorrei far notare è che non c'è nessuno sul sentiero e normalmente con i tour organizzati c'è addirittura la fila per salire. Io quando l'ho fatto 7 anni fa non era ancora così turistico, adesso è diventato talmente turistico che addirittura ci sono proprio sistemazioni con i letti, le cabañas come le chiamano qua. All'epoca quando l'ho fatto la Catenango c'erano solo le tende, ma c'ho il fiatone già, e quindi ho deciso di farlo da solo per non beccare le flotte di turisti e per pagare molto di meno. Sono partito tipo super presto, adesso sono circa le 7:30 mi sembra, e non c'è nessuno perché tutti i tour partono da Antigua alle 7, quindi tempo che arrivano, fanno colazione e tutto, non partiranno prima delle 8:30, 9. Già mezz'ora che sto in cammino. È tosta, raga, è tosta, è tutto completamente in salita, non c'è mai una pausa, è così. Qua ci sono le scalette almeno. Tanti punti sono senza scale e sono solo tipo ghiaia, sabbia vulcanica, quindi ci sprofondi dentro. Sono appena arrivato all'entrata, ho pagato l'ingresso e adesso si inizia il sentiero. Da Jorge, che mi ha fatto questa come tipo tessera di volontario, ho pagato tipo la metà come se fossi un local. Questi sono tips che ricevi solo quando viaggi in questo modo. Sono entrato da pochissimo proprio all'entrata e praticamente c'è solo gente local. I gruppi ancora non sono arrivati, quindi c'è davvero pochissima gente, la maggior parte è quella che sta scendendo. E la cosa buona è che appunto ho pagato 50 quetzales anziché i 100 che solitamente si fanno pagare agli stranieri, per questo motivo che vi spiegavo, che con la tessera da volontario ti fanno lo sconto e paghi come local. Adesso iniziamo l'ascesa vera e propria. Hola. La prima parte del sentiero, una volta che si è entrati dall'entrata ufficiale, è così un po' tipo boscoso, e poi più avanti mi ricordo che invece era più pineta, nebulosa, e poi avvicinandosi verso la cima diventava pelato, quindi senza alberi e più scoperchiato. Adesso cominciano a scendere gruppi di turisti con i tour che sono saliti ieri. Piano piano cominciano a scendere, già ce ne sono abbastanza, quindi mi conviene salire. Adesso piccolo riposino, pausa colazione, perché sono partito alle 4:30, sono le 8:15 e non ho ancora mangiato niente, mi serve energia per salire fino in cima. Mi sono portato panini tipo semplici fino a domani, tipo ne ho preparati 5 mi pare. Quello che mi sono preparato è un bel panino con la frittata, tipo il panino del muratore. È più grande della mia faccia, però questo sazia e è bello nutriente.
Quindi facendo tutto in solitaria mi sono dovuto caricare sulle spalle tutto, il cibo, l'acqua, parte dell'attrezzatura. Poi quando arrivo sul campamento vi spiego tutto quello che mi sono portato e quello che serve per fare questa esperienza completamente in autonomia. Loro mi sa che vogliono il mio panino. Vuoi il mio panino? Vuoi il mio panino? 3 kilometer. I felt so much last night. It's not easy though. Like my Capite perché voglio farlo in forma completamente autonoma? Perché la quantità di gente è talmente tanta che sembra di stare in piazza. E quindi questa volta ho voluto fare l'esperienza completamente in solitaria. E sicuramente ne gioverà l'esperienza perché i gruppi che salgono saranno qua, mi hanno detto intorno alle 11 e io sono già sul cammino e non sono neanche le 9. Ecco la parte nebulosa, mi ricordavo che a un certo punto andando verso su si tappava tutto con le nubi, però poi in cima dovrebbe essere limpido, spettacolare, eh? Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Leggera, raga, leggera. Leggera perché è impinatissimo, è tipo salita costante senza mai una pausa, poi in più con tutto il peso dello zaino sulle spalle che non aiuta e il terreno sabbioso che ti fa scivolare. Quindi sì, leggera. Cioè guardate quanta bellezza. È tosta, però ne vale la pena. Comunque sono, penso, a circa metà del cammino. Sono vediamo un po'. Comunque sto tenendo un buon passo nonostante le pausette. Sono le 10 del mattino e sono a circa metà del sentiero, quindi non male. Sono fiero di me. Adesso che ho passato il bosco nebuloso sono praticamente quasi sopra le nuvole, quindi si comincia a vedere il cielo azzurro. Fa meno freddo perché è meno umido, anche se poi la temperatura ha cominciato a scendere, infatti mi sono dovuto mettere i guanti. Però vista pazzesca, stupendo, wow, incredibile, bellissimo. Il paesaggio comincia a diventare sempre più vulcanico, un po' marziale, tipo tutto così nero, bellissimo. Allora, adesso c'è la prima parte in pianura del percorso e questo è un buon segnale, significa che sono a un ottimo punto. Credo che massimo mezz'ora credo dovrei arrivare alla zona accampamenti e devo cercare il mio. Io no, essendo senza tour mi sono dovuto arrangiare perché non avevo la tenda, ma comunque non valeva la pena portarsela perché era un peso enorme in più da portarsi. Quindi Jorge, il ragazzo che mi sta ospitando in couchsurfing, mi ha passato un contatto di un signore che ha tipo un tendone su una situazione molto spartana, però è qualcosa.
costa poco, mi chiedeva 125 che sales, che non so adesso in euro quanti sono, alla fine sono sceso a 80 e mi sono portato io il sacco a pelo, così mi era più economico, tanto il sacco a pelo non pesa niente, perché dai tour organizzati magari ti danno una tenda un po' più carina, oppure proprio delle cabagne, come le chiamano qua, che sono proprio delle vere e proprie casette, ma secondo me non ha senso spendere soldi per l'alloggio, perché tanto comunque o che c'hai l'alloggio figo, che c'hai il materasso, che c'hai il cuscino il materasso gonfiabile, tanto non dormi, perché fa talmente tanto freddo qua di notte che non dormi. Io mi ricordo la prima volta che l'ho fatto, il vulcano, il freddo era devastante, proprio che ti tagliava la faccia, infatti non si dormiva. Quindi ho preferito l'opzione più economica e devo ringraziare Jorge perché senza di lui non avrei trovato questo contatto e mi costa tipo 6-7 euro. Wow, il percorso si fa più vulcanico, il paesaggio è più nero di sabbia vulcanica. Sommerso dalla nebbia, raga. Speriamo che più tardi migliori, perché sennò non si vedrà un cavolo. Guardate che fino a un minuto fa non si vedeva assolutamente nulla, neanche a un metro per le nuvole, per la nebbia, e adesso piano piano si sta aprendo. Poi è così, il clima cambia super veloce, soprattutto a queste altezze, comunque siamo quasi a 4000 metri. Comunque raga, sono arrivato nell'area camping, infatti vedete là ci sono le capanne, quelle costose, e sono le 11:20, io sono partito alle 7:30, quindi circa 4 ore per venire su, il che non è male visto che sul cartello all'entrata c'era scritto che ci volevano 7 ore, quindi non mi posso lamentare. E non ho incontrato nessuno sul percorso, solo qualche local e quelli che sono scesi, che hanno fatto il tour ieri, mentre gruppi dei tour organizzati che salgono oggi, loro arriveranno su verso le 4, 4 e mezza. Quindi questo è un altro vantaggio di fare questa esperienza da soli. Partire presto la mattina, venire su presto, godere dell'esperienza da soli senza le flotte di turisti. Ripeto, io sono qua e sono le 11:30, loro arrivano alle 4:30, quindi insomma un bel vantaggio, no? Ecco, per esempio 7 anni fa queste robe non esistevano, ci si accampava solo in tenda. Quando vi dico che il tour si paga in base al comfort, questo è un buon comfort, ma non vale la pena perché tanto comunque non dormi. Però purtroppo il turismo di massa porta anche questo. La quantità di immondizia che c'è qua è schifosa. L'impatto che ha il turismo di massa su questo luogo è davvero devastante. Raga, sono arrivato al mio accampamento che non è niente di fancy, ma bensì questo tendone. Adesso facciamo un tour del mio alloggio per questa notte. Praticamente è un tendone, niente più, con la terra, e c'è un telone per terra e poi questa specie di materassini e niente più, niente lusso raga, per 6-7 euro questa è la soluzione più economica. Beh dai, non mi sembra poi così male, alla fine ci devo solo dormire. Come potete vedere in questo momento è tutto completamente tappato dalla nebbia. Mi ricordo che più l'altra volta era così e poi da un punto all'altro si è completamente aperto tutto, quindi speriamo bene. Adesso proprio voglio far vedere tutto quello che mi sono portato
diciamo il fondamentale, niente fronzoli, solo l'essenziale per salire la Catenango in autonomia. Partiamo dal fondamentale, l'acqua. Io ne ho caricati 4 litri, uno già l'ho fatto fuori, considerando sia la salita che la discesa che farò domani dovrebbero essere sufficienti. Poi c'è tutto il materiale da video che se non fate video poi non vi serve, action cam, stick e power bank per ricaricare e gli occhiali da sole. Poi qui ci sono tutti i panini, io ho portato solo questo, niente snack, cose di questo genere, i panini sono sufficienti, li ho fatti belli ingordanti, belli cicciotti, con la frittata e via dicendo. Ne ho portati 5, considerando che devo fare 4 pasti, 2 colazioni, un pranzo e una cena, vanno più che bene. Poi qua c'è tutto quello che mi serve per la notte perché farà molto freddo, quindi una maglietta della salute di caldo cotone, un cappellino, un pantalone di quelli da trekking tipo felpati, i calzettoni quelli sempre da trekking belli caldi, questa è una maglietta a maniche lunghe felpata, queste invece sono delle termiche, una diciamo per il pezzo di sopra e l'altra pantalone in lana merino. Questo è un copricollo, non so come si chiama. E poi invece questi due sono dei gusci, uno pantalone e uno per il sopra, per il busto, in caso di pioggia. Dopodiché qua dentro c'è invece la giacca, proprio quella imbottita proprio da inverno perché raga farà freddissimo, e infine il sacco a pelo. Questo è tutto quello che è entrato nel mio zaino, che è questo qua, quello solito che uso anche per viaggiare. Allora si sente, sta tipo piovendo un botto, ma tipo un botto. Cioè, se continua così non so che fine farò, cioè rischio di non vedere assolutamente nulla. Cioè sta piovendo veramente tantissimo. Porca troia. Raga, dopo non so quante ore di pioggia, sembra che stia smettendo, sembra che si stia aprendo qualcosa. Speriamo bene, è venuto un mal di testa perché sono ore e ore che la pioggia batte sulla tenda e quindi mi sta spaccando il cervello. Quello là è il vulcano Fuego, solo che adesso è avvolto dalle nuvole, speriamo che si apra il tutto. Però rispetto a prima la situazione sta migliorando un pochino, non tantissimo, però vediamo. Wow, è assurdo la quantità di accampamenti che in questi anni sono sbucati tutto intorno al vulcano. Prima non c'era niente di tutto ciò. Ecco il fuoco che piano piano esce fuori. E questo è il bagno. Gesù. Con una bella vista, perché la vista è davvero pazzesca. Wow! Buongiorno. Oggi non è proprio un buon giorno, guardate. È peggio di ieri. Ieri alla fine ha piovuto tantissimo, tipo 3-4 ore, fortissimo. E quindi di conseguenza è stato tutto completamente tappato dalle nuvole. Però la cosa bella è che ho conosciuto dei ragazzi proprio al campamento qui giù dove stavo io. E niente, abbiamo passato la notte insieme, abbiamo fatto fuoco, abbiamo cucinato, mi hanno offerto una bevanda calda, del cibo, quindi nella sfortuna la fortuna di aver incontrato delle belle persone. Erano 3 ragazzi di qua guatemaltechi, un ragazzo cileno e uno equadoregno, e quindi abbiamo condiviso insomma questa sfortuna insieme perché raga, alla fine non si è visto nulla, però va bene, alla fine, come dico sempre, non è colpa di ciò che ti succede, ma è l'attitudine con la quale affronti le cose che fa la differenza.
e l'avevo messo in conto che sarebbe stato che, insomma, il rischio che sarebbe stato tutto nuvoloso e che comunque stagione le piogge, però va bene così. Questa è la situazione, cioè proprio non si vede a un metro. E quello è il campamento dei ragazzi che ho conosciuto ieri sera, sono stati super carini, anzi mi hanno addirittura fatto dormire nella loro cabagna senza chiedermi niente. E poi ieri sera abbiamo provato anche a fare un trekking per andare al vulcano di Fuego, ma non si vedeva niente, infatti non ho fatto nessuna ripresa, era buio, non si vedeva un cavolo e poi non c'era niente da raccontare. Però vabbè, adesso colazione e ci si prepara a riscendere. Ecco, i preparativi per la colazione. Pancakes è il menù. Colazione pizza pancake. Buono? Buono, eh? Ecco l'equipo che mi accompagna alla noce. Ciao Chico! Bye. Ciao. Sì, ecco che si riparte. Adesso inizia la discesa, sono le 7:30. Credo che in un paio d'ore dovremmo farcela. Stavolta almeno ho compagnia per la discesa. Alla fine in termini di fortuna con il clima è andata piuttosto male, però nella sfortuna, la fortuna di aver incontrato questi ragazzi, perché penso che da solo sarebbe stato un po' più difficile, ma non tanto per le condizioni, più che altro perché passare tutte quelle ore chiuso in tenda da solo, sono stati veramente carini a condividere con me tutto, mi hanno salvato, mi hanno dato una pastiglia per il mal di testa, cibo caldo, e comunque per un motivo o un altro ci siamo proprio incontrati. Dico sempre che il caso non esiste. Io avevo la legna asciutta nella tenda, loro avevano il cibo caldo, quindi ci siamo proprio aiutati e è stato bello. E poi, come dico sempre, alla fine non è mai colpa di quello che ti succede, ma è piuttosto l'attitudine con la quale affronti le cose a fare la differenza. E ognuno di loro ha avuto sempre un'attitudine super positiva a quello che è successo, perché poi alla fine, raga, cioè uno sale, si fa una sfaccata del genere e poi non vedi niente. Però va bene così, perché ho conosciuto delle belle persone e alla fine l'esperienza comunque è stata gradevole, proprio grazie a loro. Quindi, buono così. Ripeto, il caso non esiste, ogni cosa succede per una ragione, evidentemente mi devo incontrare con loro e loro con me. Jaybird singing something about the way things used to be. Now I'm dancing on a wire like a cheap paper tiger, strumming on a heartstring stereo to a song that no one knows, and it goes like this. Hey, hey, yeah, said it goes like this. Say la vie, oh, don't ask me, 'cause it goes like this. Yeah. Siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta, sani e salvi. Asfalto, civilizzazione. Ce l'abbiamo fatta. Chicos, llegamos. Siamo arrivati, in un'oretta e mezza siamo scesi, sudati come porci, ma siamo arrivati. Wow, che carini sti ragazzi. Alla fine il ragazzo che ieri mi ha, diciamo, ospitato e barra salvato mi ha dato un passaggio con la macchina di suo padre fino a Parramos. Adesso qua prendo un paio di bus e torno a casa di Jorge,
e il ragazzo che mi aspetta in couchsurfing. Alla fine, nonostante non ho visto niente su, però sono contento perché ho conosciuto delle bellissime persone e questa è l'ennesima conferma che viaggiare ti fa, non so, ti riempie il cuore perché poi conosci persone stupende e ti insegna che appunto il mondo è fatto di persone gentili. Raga, lui è Jorge, il ragazzo guatemalteco che mi sta aspettando in casa sua tramite couchsurfing. Mi ha dato un sacco di informazioni per andare alla Catenango e oltre che essere bene una persona stupenda, ve lo volevo presentare perché questo è quello che succede quando si entra nella famosa comunità e speciale comunità di couchsurfing. Quindi raga, ricapitolando, la Catenango fai da te in completa autonomia, senza tour, è assolutamente fattibile e io ve l'ho dimostrato. Partendo dalla città di Antigua, con una combinazione tra bus pubblico e autostop, si arriva alla comunità di La Soledad, da dove poi parte il sentiero verso il vulcano. Il trasporto costa andata e ritorno solo 1,20 €, quindi 60 centesimi a tratta, mentre l'entrata al vulcano con la tessera da volontario l'ho pagato la metà, 50 quetzales che sono circa 5,80 €, altrimenti ne costerebbe 100. Poi per quanto riguarda l'alloggio io ho trovato la soluzione più economica, cioè un posto letto in una tenda in comune con altre persone, anche se io poi ero da solo, e mi è costato 80 quetzales che sono circa 9 €. E infine il cibo e l'acqua ho speso solo 6 €. Io però sono andato sull'essenziale, ma consiglio qualche snack di portarselo, qualcosa di zuccherino che dà la giusta energia, la giusta carica. Quindi in totale tutta l'esperienza mi è costata solo 22 € contro i 70-80 € che chiedono le agenzie. Poi ci sono anche tour più economici, ma ovviamente quello che paghi ricevi, ma c'è da dire che i tour diciamo non è che hanno tutto l'interesse di offrire chissà che servizio, alla fine vogliono solo fare cassa. E ci sono ovviamente casi eccezionali, tipo il ragazzo che ho conosciuto sul vulcano, che lui era lì proprio come guida con un'agenzia, e lui è una persona molto seria. Io tra l'altro ho il contatto se vi dovesse servire. Comunque raga, una cosa c'è da dire, che se non fosse stato per Jorge non sarei mai riuscito a fare tutto questo, perché è grazie a lui che sono riuscito a spendere il meno possibile. Lui mi ha dato tutte le informazioni del caso, solo informazioni che solo una persona del posto ti può dare. Infatti grazie ad Jorge ho avuto il contatto del signore che mi ha affittato il posto letto nella tenda, lui mi ha fatto la tessera per spendere la metà per quanto riguarda l'ingresso del parco, mi ha prestato il sacco a pelo. Che dire, alla fine couchsurfing si riconferma una piattaforma super utile per chi come me viaggia a lungo termine e ti permette appunto di connetterti con le persone del posto e creare quindi esperienze più autentiche, quindi bomba. Per chi mi segue e mi conosce sa che io non sono un amante dei vlog, che non mi piace farli, però in questo caso ho voluto documentare l'esperienza perché non è da tutti i giorni vedere un vulcano esplodere davanti ai tuoi occhi, e la Catenango negli ultimi anni è diventato sempre più turistico e sempre più costoso, quindi ho voluto documentare appunto l'esperienza per dimostrare che è fattibilissimo fai da te. E quindi tutte le persone che mi seguono, se avete bisogno di contatti, che sia o per farlo da soli o di una guida affidabile, di un tour affidabile, mi raccomando lasciate un commento così vi posso fornire tutte le informazioni del caso. E mi raccomando non dimenticate anche di lasciare un like e di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, perché questo per me è fondamentale, è un gesto molto semplice che però aiuta a tenere vivo il mio canale. Quindi mi raccomando, se avete bisogno di qualunque cosa scrivetemi nei commenti. Ci vediamo al prossimo video.